Fare il pasticcere non è un lavoro semplice, ci sono molte cose da tenere in conto per realizzare un buon dolce. Io non ne sarei capace, ma ho trovato un gioco italiano dolcissimo che vi metterà proprio nei suoi panni. Pillolini, miei cari pillolini, e benvenuti in questo nuovo video di Demonica, la rubrica domenicale dedicata alle demo dei videogiochi. L'episodio di oggi è dedicato a The Little Crumb, titolo indie italiano sviluppato e pubblicato da Lemony Games. Ringrazio Luigi, lo sviluppatore, per avermi donato una key per accedere anticipatamente alla demo del gioco. Mentre entro nel gioco nei panni del mio avatar pomino, voi preparate il forno ed il frullatore. Non prima però della sempreverde sigla. Ed inizierei subito con la titolare domanda: cos'è e di cosa parla questo gioco? The Little Crumb è un cozy game gestionale ambientato in un mondo composto da giocattoli di legno. Impersonerete un piccolo pasticcere, creato da voi, impegnato nella gestione di una pasticceria. Il vostro compito sarà quello di realizzare e servire gustosi dolci ed espandere la vostra attività facendo anche amicizia con il vicinato. Già da queste prime premesse possiamo capire la natura e soprattutto i toni di questo gioco, decisamente tranquilli ed accoglienti. La base mi ha ricordato molto una serie di giochi più famosi come Overcooked, eliminando però la fretta e la competitività nel fare più punti possibili. Essendo abituato a quei ritmi, devo ammettere che ci voleva qualcosa di diametralmente opposto, che mi accogliesse come una brioche calda e profumata la mattina. Sul lato gameplay, invece, cosa ci attenderà? Vediamo subito le premesse di gameplay. Come anticipato poc'anzi, il gioco fa parte dei gestionali, per questo motivo dovrete gestire più cose insieme. Dovrete difatti preparare i dolci da servire ai clienti, pulire la cucina ed i tavoli quando sporcherete o quando i clienti avranno terminato il pasto, potenziare la strumentazione ed abbellire la pasticceria. In questa impresa però non sarete soli, sarete infatti accompagnati da Trudy, colei che mi è sembrata essere una maestra pasticcera e che fungerà da tutorial, ed un simpatico topolino che farà capolino di tanto in tanto. Ogni giornata comincerà con la scelta dei dolci da servire ai clienti, con la possibilità di investire il denaro guadagnato in potenziamenti e preparando in anticipo quei dolci che avete scelto. Cosa che personalmente consiglio spassionatamente, specialmente quando arriverete al punto di avere molti clienti che sceglieranno la vostra attività. E se dovessi dimenticare come si prepara un dolce? Nessun problema, avrete sempre disponibile un comodo ricettario da consultare quando e come volete. E le meccaniche non finiscono qui, vi sono altre cose ad attenderci, come ad esempio il sistema di livelli, ma lascio a voi il piacere della scoperta. Prima di giungere alle mie impressioni finali, vorrei aprire una piccola parentesi dedicata ai feedback per gli sviluppatori. Nonostante la demo faccia un ottimo lavoro nel presentare quello che, in breve, potremmo aspettarci nella versione completa del gioco, essendo anche altrettanto solida dal punto di vista tecnico, queste sarebbero le cose che suggerirei di aggiungere. Avere la possibilità di personalizzare la distanza della telecamera dal personaggio. Personalmente non ho avuto alcun problema con essa, ma avere la possibilità di distanziarla un minimo permetterebbe di avere una visione periferica maggiore e così poter vedere più facilmente come procedono le cose nella cucina mentre serviamo i dolci. Avere più possibilità di personalizzazione per la pasticceria. Oltre agli elementi estetici fungenti da potenziamenti, sarebbe carino poter estendere le opzioni di personalizzazione agli interni tramite un oggetto o personaggio esterno, per dare al giocatore la possibilità di realizzare una pasticceria più personale e vicina ai propri gusti. L'ultimo feedback è dedicato agli altri giocattoli con cui fare amicizia. Prima dell'inizio del turno lavorativo, sarebbe molto carino avere la possibilità di andarli a trovare nei loro negozi e magari portargli in regalo il loro dolce preferito. È un modo altrettanto dolce per donargli maggiore profondità, contesto e per diversificare la formula, non racchiudendo il tutto nella sola pasticceria. Questi sono i feedback che ho maturato durante la prova della demo. Se dopo la vostra doveste averne altri in mente da proporre allo sviluppatore, non dimenticatevi di lasciarli nell'apposito form.
E con le mie impressioni finali giungiamo alla fine di questo piccolo viaggio in questa demo. The Little Crumb è un titolo dolcissimo che ha saputo catturarmi nella sua semplicità. Reputo che aver scelto il giocattolo come forma di espressione amplifichi di molto l'idea di gioco dietro ad esso. Richiama ampiamente il cottagecore e lo mischia con qualcosa di più infantile, di più ingenuo, nella loro accezione più positiva possibile. Dietro la sua crosta di marzapane si nasconde un gioco ben strutturato e stimolante nella sua estrema semplicità. Un gioco che già dalla sua demo riesce ad accogliere tutti, a patto che vi piacciono i cozy game, e in cui ammetto di essermici infognato per salire al livello massimo e sbloccare tutto quello che era disponibile. Inutile dirvi che vi consigli di tenerlo d'occhio, non solo perché è una produzione italiana, ma perché anch'esso ha una sua identità. La demo di The Little Crumb è attualmente disponibile per PC fino al 13 agosto, questo perché facente parte dell'evento Wholesome Games Celebration. Vi lascio il link della sua pagina Steam qui sotto in descrizione. Mi raccomando, supportate lo sviluppatore, a cui va un grosso in bocca al lupo per lo sviluppo. Vorrei concludere facendovi la fatidica domanda: proverete questa demo? E se lo avete già fatto, invece, cosa vi ha lasciato? Discutiamone qui sotto nei commenti. Grazie per essere arrivati fin qui, ed ora vai con l'outro. Ed eccoci arrivati al vero finale di questo video. Prima di salutarci però vorrei ricordarvi un paio di cosette. La prima ovviamente è di farmi sapere cosa ne pensate, come sempre qui sotto nella sezione commenti. E la seconda è una serie di azioni, come lasciare un mi piace a questo video se vi è piaciuto, iscrivervi al canale se non lo avete ancora fatto, attivando anche la campanellina, così da essere sempre notificati sull'uscita di nuovi contenuti, condividerlo con i vostri cari e in generale con chi sapete che potrebbe essere interessato a questo tipo di contenuto, e seguirmi anche sui miei social, che trovate comodamente qui sotto nella descrizione. Quindi, detto ciò, dal vostro Pillole è tutto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui e ci rivediamo ad un prossimo video. Pillola out.